È l'ultima corsa della stagione, quella che definirà il campione Armax 2025. Oggi è sabato ed è il weekend dell'ultimo round dell'RMAX Championship 2025. Cosa ci giochiamo domani? Il titolo della Expert, che sarebbe la mia categoria, over 40, e ovviamente l'assoluto. Io sono ottavo nel ranking assoluto e primo nella categoria Expert. Ciao e benvenuti su Fil FM Kart Racing al circuito di Siena, in mezzo alle Crete Senesi. La location è splendida, è stato un lungo viaggio, sveglia presto, 4 ore di macchina e il meteo, come vedete, variabile, sembra essere ormai un tema sul mio canale. Abbiamo la pioggia che ci insegue sempre. Per domenica le previsioni sono abbastanza buone, ma appunto ci sono delle gocce di pioggia al momento. La gara è domani, nel frattempo si sta concludendo l'Endurance R1, siamo carichi, il tempo è variabile, si andrà a cannone per questa ultima tappa, si spererà di portare a casa il trofeo di categoria e di concludere questo bel campionato che appunto ci ha permesso di fare un po' di esperienza in gara e che mi è stata preziosa per gli altri campionati che faccio. È il giorno in cui si decideranno i titoli dell'Armax Championship 2025, è il gran finale nel circuito di Siena. I campioni dell'SK1 e della categoria Junior verranno eletti quest'oggi. Una lunghissima giornata di attività. È domenica, race day all'RMAX Championship, siamo al circuito di Siena in mezzo a questo bellissimo contesto. Oggi si partirà con dei turni di prove libere e poi hit 1 e nella seconda batteria a metà pomeriggio. Queste due hit determineranno l'accesso alla finale. Siamo in 89, l'obiettivo è quello di entrare finale A e di essere più avanti possibile nella griglia. Non ho mai girato su questo tracciato, in prove libere 1 avremo il primo assaggio di questa pista, quindi adesso andiamo per un track walk. Lo vedrete appunto sul mio canale insieme agli altri di Franciacorta, Cremona. Hit 1 del gruppo C, dopo delle gare emozionanti, domenica è iniziata nella maniera più giusta possibile. Giulini, Andrea De Poli e Filippo Chiodi, questi piloti che sono già in pista. La qualifica che è iniziata da 1 minuto, stiamo seguendo nel rettilineo più lungo, dopo quello del traguardo. Vari protagonisti, vari piloti che sono all'opera, sono Filippo Chiodini, Andrea Auleri e Riccardo Rosato a completare la top 10. Tutti dalla quinta posizione in poi vengono scavalcati da Filippo Fiorini che con un 52.526 balza in avanti, fa un bel salto ed è quarto, in seconda fila, quindi un bel giro da parte di Filippo Fiorini. Con Luca Pini terzo, ma non è più in terza posizione, scende di una casella, nono Filippo Fiorini, Riccardo Rosato in decima casella a completare la top 10. Saranno momenti importantissimi e cruciali perché le gare che abbiamo visto fino a questo momento si sono decise proprio nelle prime curve. Via con la hit 1 del gruppo C che inizia in questo momento a Siena. Partenza, tutti sull'acceleratore. Vediamo in partenza se riesce a difendere la posizione il poleman Cancarini che stringe sul codolo Privato e poi in terza posizione sembra che ci sia stato un contatto lì dietro tra il terzo e il quarto, ma leggerissimo, niente di che. Poi dietro invece il gruppo che si apre a delle sportellate addirittura a 4 nella carreggiata che si stringe tra la terza e la quarta curva. Attenzione a Cancarini e Privato, sempre lì, sempre vicini, seguiti dal terzo e quarto, mentre dietro si perde un po' di terreno a causa delle battaglie.
Ultima curva per Cancarini, primo chilometro all'interno, vediamo se ci prova Privato, ma è solo una manovra di disturbo, niente più. Poco più dietro Enea Cimini con il casco rosso fuoco e Filippo Fiorini in sesta posizione. Ci aspettiamo magari che con eventuali battaglie possano rientrare sia Cimini sia Fiorini. Attenzione intanto subito all'interno, è stato un bel sorpasso all'interno di curva 4 e proprio la bagarre di cui parlavamo potrebbe riavvicinare, rimettere la contesa. Cimini e Fiorini stanno lottando, proprio Cimini all'esterno, ci prova Cimini, larga la traiettoria, scorrevole però serve ed è utile ed è interessante a superare i diretti avversari con Lorenzo Cioni che in terza posizione scappano, quindi i primi due, Cancarini e Privato, prima e seconda piazza, terza posizione per Cioni, quarta per Cimini che ha passato Lorenzo Tosi, Filippo Fiorini in sesta posizione, scoperta la linea a destra per Tosi e però non ce la fa, sono ancora insieme, raggruppati, attaccati, vediamo anche Tosi stesso che si deve difendere da Fiorini, lo completa alla curva 5, ce l'ha fatta Cimini, dopo svariati tentativi è tornato davanti, occhio lì dietro a Fiorini, Fiorini su Lorenzo Tosi, ce la farà all'esterno come Dennis Holler, frena sullo sporco, perde grip e allora passa Riccardo Tosatto, dovrebbe essere passato Tosatto, vediamo se è confermato sul traguardo il sorpasso, sì, Tosatto passato da Fiorini, De Paolini invece scavalcato da Enrico Crea. Sta per iniziare il penultimo giro della corsa, quindi Cancarini, Privato, Cimini, Cioni, Tosi, Fiorini, Tosatto, Crea, Ricchi, Blini, De Paolini, Angelini. Abbiamo appena finito la nostra prima hit, siamo partiti P9 dopo 5 minuti di qualifiche e siamo risaliti fino a P6. Non è un risultato pessimo, ma certamente la qualifica è stata, diciamo, compromessa. Ad ogni hit i kart vengono sorteggiati, non siamo stati fortunatissimi nel sorteggio dei kart, d'altronde il format di gara prevede questa formula e accettiamo il risultato e si va avanti. La prossima hit è tra pochissimo. L'ultima hit della giornata, 4 minuti e 15, si cerca temperatura in una fase in cui il sole ormai praticamente se n'è andato, sono rimaste delle nuvole un po' minacciose, però non dovrebbe essere prevista pioggia, almeno a livello teorico, a ritmo spedito nel momento in cui si passerà alle finali, perché questa è l'ultima gara delle hit. Dopo, una volta stilati i risultati e completata anche questa gara, si formeranno i raggruppamenti, gruppi delle 4 finali della classe SK1. Vincitore dell'evento poi verrà anche incoronato il campione SK1 Armax Championship 2025. Ma prima di parlare della SK1 ci sarà nelle serie del campionato, serie ufficiali, nel campionato nel quarto round della serie Endurance e poi logicamente, ma qui si parla di un appuntamento speciale fuori dalla logica del campionato, anche nella 24 ore. Alessandro Vernacci in pole position, 52,189, lui il più veloce, almeno la top 10 è completata da Mauro Angelini, poi Filippo Fiorini, Anna Vodeka. La bandiera verde è pronta, i semafori che si stanno per spegnere e dunque il via alla hit 2D. In questo momento vediamo se ce la fa Vernacci a acquisire il comando delle operazioni, ma Riccardo Bucci pare avere tutto sotto controllo. C'è il duello per il secondo e terzo posto tra Squillaci e Vernacci stesso. Grande spettacolo nelle prime curve, vediamo se va tutto bene. Sì, mi sembra che la partenza sia stata decisamente pulita in questo via della hit 2D. Vernacci sempre secondo, con Riccardo Bucci al comando in prima posizione. C'è battaglia invece per la quarta piazza, addirittura in tre. Che staccata per Riccardo Filippone, ha fatto un capolavoro, veramente un capolavoro, dal sesto al quarto posto. Adesso avremo la conferma in classifica, ma è riuscito con una staccata incredibile all'esterno a guadagnare la quarta posizione. Dunque il primo giro, ora abbiamo tutto il quadro della situazione, la staccata all'esterno era del 21, quindi chiedo scusa. Confronti di Mauro Angelini, ce la fa in curva 1 il sorpasso, ripresa e seguito dalle telecamere, ma ecco che Angelini ritorna sotto e si riprende la posizione. Sì, ce la fa Mauro Angelini. Federico Galli deve allargare la traiettoria per evitare il contatto. Intanto Filippo Fiorini e Riccardo Filippone si spostava in nona posizione anche per loro, c'è stata battaglia nelle prime curve. Che staccata di Mauro Angelini nel primo giro, da rivedere magari negli highlights. Intanto ancora bagarre, Davide Riccardi protagonista, questa volta però purtroppo per lui in negativo. Mentre ritorniamo su Angelini e su
Federico Galli. Intanto sembra esserci stato qualche problema lì dietro, credo qualche contatto, perché c'è un pilota che inveisce contro un altro. Evidentemente qualche incomprensione, qualche contatto fuori pista. C'è un fuori pista. Segnalo anche che Luca Pennacchi ha perso le posizioni su Fiorini e su Riccardi, che quindi hanno guadagnato una casella in classifica. Lo ha fatto davvero. Esce dall'ultima curva e va così a vincere la Hit 2D. Abbiamo appena finito la seconda batteria, quasi con il tramonto, bellissimo. Siamo arrivati ottavi, il recupero dopo una qualifica pessima. Ho fatto io un errore, quindi partiremo nella finale A, un P26 e si proverà a recuperare. Siamo ancora in lotta per il campionato. Nella mia categoria Expert al momento ancora la P1, bisogna lottare per meritarcela alla fine di questa giornata intensa. Qui funziona così. In finale A non c'è il sorteggio dei kart, i kart si scelgono dall'alto della griglia. La pole prende il meglio e dietro restano i dubbi. Io parto giù, tutto da ricostruire e c'è un enorme punto interrogativo sulla performance del kart. Sale l'adrenalina. È l'ultima corsa della stagione, quella che definirà il campione Armax 2025. I semafori che si spengono e nell'oscurità di Siena parte l'ultima finale, la finale A, via, con Maccagni che viene subito attaccato da Riccardo Bucci, che diventa leader della corsa. Attenzione lì dietro, nel centro del gruppo, a Kevin Liguori con Maccagni che viene spedito quasi sull'erba ma riesce a rimanere dentro il cordolo. In testa abbiamo Adrian Speroni. E il primo giro dei 16 previsti si completa ora. Primo giro mostruoso, guadagno 11 posizioni. Bucci, Cancarini, Tosatto, Colombo, Galli, Privato, Kevin Liguori. Che partenza incredibile per Kevin Liguori. Quinto giro. E poi la realtà mi prende in pieno, sul dritto inizia a perdere e l'attacco diventa difesa. Inizia il countdown verso la chiusura di questo campionato e la chiusura di questa gara. Dal giro 6 è un elastico continuo, tengo duro curva dopo curva. Decima e undicesima posizione perdono altre posizioni, a tutto vantaggio di Mirko Laurito e di Matteo Infanti. Filippo Fiorini 18esimo, Fede Galli 20esimo e a volte di più, a volte di meno. Hanno creato il buco nei confronti di Tosatto e di Kevin Liguori, che ormai è incollatissimo a Riccardo Tosatto. Per Liguori stanno creando le basi per attaccare e siamo nell'ultimo giro, l'ultimo giro della corsa e del campionato. Mancano poche curve, è iniziato il countdown per i fuochi di artificio. Finché arriva la bandiera. Chiudo P15, non è ciò che volevo. In classifica assoluta scivolo dalla P8 alla P10 su 166 piloti e pensare che prima del round 5, prima del cambio della flotta di kart R-Max, lottavo per la P3 e poi il passo è completamente sparito. Ma abbiamo vinto il campionato della classifica Expert, quindi primo su 30. Questo significa il premio più ambito del campionato R-Max 2025, che è una giornata di test con il team ufficiale TBKart. La stagione però non finisce qui, c'è ancora la Winter Cup. Quindi nei prossimi episodi le battaglie continuano, interviste esclusive ai piloti del mondiale OKN e un Q&A di fine stagione. Iscriviti al canale per non perderti nulla. Alla prossima, ciao!